Ciao amici di Alto Adige Trekking, una piccola introduzione a questo video. Mi viene già da ridere prima di spiegarvelo perché è da ridere. Dunque, nel video che vi presento sentirete parlare della cima Spiller perché era la cima dove vi volevo portare oggi. Per farvela breve, non ho cambiato il commento, ma sono finito da un'altra parte perché ad un certo punto a un bivio invece che girare a destra invece che girare a sinistra, scusate, ho girato a destra. Ho deciso comunque di lasciarlo così com'era il mio parlato originale e allo Spiller vi porterò un'altra volta. Un caro saluto, alla prossima. Buongiorno amici di Alto Adige Trekking, finalmente oggi riusciamo a fare un'uscita all'aperto. Oggi 2 giugno, festa della Repubblica, purtroppo il tempo non è bello e coperto, abbiamo deciso io e Zoe di uscire lo stesso. Vi portiamo sullo Spiller, un giro ad anello, poi vediamo come evolve la temperatura, la giornata, il tempo, il meteo, vediamo se proseguire o tornare indietro. Tra parentesi, oggi mettiamo alla prova un bel po' di materiale nuovo che abbiamo comprato, scarponi, maglie tecniche, bastoncini eccetera. Trovate tutto in descrizione per l'acquisti. Non vi rubo altro tempo, andiamo avanti, a dopo, ciao. Questo pezzo iniziale avevamo già affrontato quest'inverno in un paio di escursioni con la neve, sarà uguale, infatti non mi divulgherò la prima mezz'oretta. E niente, poi affronteremo un nuovo pezzo. Alla fine non perdetevi altimetria e dati tecnici dell'escursione, un'escursione che come vedete per il momento è facile, adatta anche alle persone che non hanno tanta esperienza. A dopo. Partiti dal parcheggio di Falzeben, dove si può parcheggiare tranquillamente la macchina, costo di 4 euro giornaliero. Il primo tratto è di dislivello negativo, come potete vedere, ma dura poco. Ve lo ricordate questo tratto com'era coperto di neve? Decisamente un altro paesaggio oggi. L'unica cosa che è rimasta uguale è Zoe, che però non sprofonda nella neve. Il tempo, come vedete, piene, nuvoloso, però se rimanesse così non ci lamentiamo. Andiamo avanti, arrivati al bivio. Noi, al contrario delle altre volte, lo subiamo per Malgamaia e Moschwaldal. Ora iniziamo a far sul serio. Iniziamo con una bella rampa. A dopo. Siamo arrivati su uno dei muri più duri. Non rimane tanto fiato. Il video non rende la pendenza. Il fiatone sì, vabbè che sono fuori forma, quindi fiatone c'è già da prima. A dopo. Il primo pezzo duro, la strada spiana, siamo in un posto dove il bosco si apre. Andiamo avanti. Qui sulla sinistra vedete il primo punto di ristoro, la valle si apre, siamo sull'altopiano di Falzeben. Proseguiamo. Che bello campo di Tarassaco in fiore, siamo arrivati all'altro punto di ristoro, Malgamaia. Noi proseguiamo oltre, siamo a un'ora di cammino, abbiamo percorso circa 5 km, la strada torna a essere forestale, comoda. Ancora dei rimasugli di neve per la gioia di Zoe, che si fa una granita. Zoe, dai, vieni, su.
Qui? Andiamo? Guardate che belli fiori, campanelline. Arrivati al punto dove la vegetazione è terminata, non manca tanto il punto panoramico. Vedete, da quella parte siamo vicini a dove eravamo venuti a fare il video delle sorgere dell'alba. Punto panoramico, quella che vedete qui sotto che si apre, la Val Sarentino, e lì in fondo quella croce è dove andremo noi, lo Spiller. Manca ancora un po', dobbiamo arrivare prima a un altro passo, facciamo solo una breve sosta e poi andiamo avanti. Quella che vedete lì è la stazione a monte della funivia di Meran 2000, quella lì Vigna coperto dalle nubi, quello è il famoso Kulaiten dove eravamo venuti a vedere l'alba, e qui inizia la Val Sarentina. Tanto caldo non fa ancora, vedete che c'è ancora un laghetto ghiacciato e pieno di neve. Avanti. Minuti della piattaforma panoramica Giogo della Croce, è uscito un barlume di sole e iniziamo a salire. Qui alberi non ce n'è più, quelle nuvole nere speriamo che rimangano di là, e andiamo avanti. Per le bestie. Io sinceramente questo tratto lo sto facendo un po' a naso perché il sentiero, ahimè, me lo sono perso. Prendo e ho preso come riferimento la croce, prestando attenzione vado in là. Se l'ho ritrovato, non ho trovato il segno, ma sembra comunque un sentiero battuto. Vediamo un po'. Piccola pozza, definirlo un laghetto mi pare eccessivo. Zoe, calda? Eh? Calda l'acqua? Sullo sfondo Kulaiten e Livigna. Zoe, dai che andiamo avanti, vieni. Ehi Zoe, ti diverti? Bella nella neve? Bene, siamo quasi arrivati alla cima. Eccoci, arrivati ai 2078 metri dello Spiller. La prima uscita, direi, non male. Siamo in cima, questa è la visuale di cui godiamolo qua su. Il paese lì sotto è Sarentino. Ho raggiunto la cima, c'è un po' di aria fastidiosa, scendiamo in un posticino dove c'era il laghetto di prima, la pozza di prima che è abbastanza riparata, e ci fermiamo a mangiare lì. Siamo scesi di nuovo fino alla pozza e direi che è ora di mangiare, anche perché sono le 2 e abbiamo fame.
Bene, hamburger abbiamo messo sul fuoco, un po', lo rigiriamo, mamma mia che profumino. Ragazzi, oggi lo chef propone hamburger di scottone a 2000 metri con salame, pane e pecorino di Pienza. Dopo, buon appetito. Questo è lo zaino nuovo da 45 più 5 litri, spettacolare, pieno di tasche, ci sta dentro tutto. E pagato veramente una pipa di tabacco, neanche 30 euro su Amazon. Vi lascio il link in descrizione, lo consiglio, spettacolare, addirittura il telo antipioggia se dovesse servire. Bene amici, abbiamo finito di mangiare, sistemato le nostre cose e ripartiamo, riscendiamo. A dopo, probabilmente facciamo un altro giro a scendere. Al contrario di quanto avevamo previsto, si è aperta un po', il tempo è migliorato un po', addirittura lì il sole, tutto celeste, non aveva mandato pioggia, meglio così. A parte questo, il vento inizia a essere fastidioso, non so se lo sentite nell'audio, quindi è meglio scendere. Stiamo tornando lungo il crinale che abbiamo fatto all'andata. La cosa spettacolare è che avremo incontrato 5 persone, probabilmente il tempo non ha invogliato la gente ad andare troppo lontano, meglio per noi. L'unica cosa che oggi mi dà proprio fastidio, per non dire che mi sta sulle pip, il fatto di non aver potuto far volare il drone, perché per un problema tecnico il radiocomando non funzionava e ne ho dovuto ordinare un altro ieri, quindi l'ho lasciato a casa direttamente. Ecco, se proprio devo trovare qualcosa di negativo in questa giornata è che non ho potuto fare la dronata. Ragazzi, amici, siamo arrivati al bivio di prima, ma le gambe mi dicono di rifare il giro dell'andata e non allungarla, anche perché comunque ad ora sono 3 ore e un quarto di cammino, alla fine saranno 4 e per oggi direi basta. Quindi pian piano scendiamo e ci vediamo alla fine per i saluti. Questo pezzo all'andata non l'avevamo fatto, piccola variante, abbiamo evitato il tratto nel bosco perché sono morto. Bene amici, siamo quasi arrivati al parcheggio, manca poco al termine dell'escursione odierna. Novità di questo 2021, voglio lasciarvi il voto mio personale dell'escursione odierna. Voto all'escursione 7-8. Ultimo pezzo, tranne l'ultimo pezzo che è difficile da identificare il sentiero, è abbastanza facile, poco impegnativo, non fisicamente ma dal punto di vista di pericoli, intendo la strada è bella larga, il sentiero è bello largo, quindi non è però consigliato a bambini sotto i 10 anni e col passeggino non si riesce a fare, quindi 7-8 l'escursione, 10 a Zoe che è in forma smagliante anche ancora adesso. Al sottoscritto per preparazione atletica attuale il voto è 4, praticamente come pigliavo a matematica alle superiori. Che dire degli acquisti, gli scarponi, la sportiva Tango Trek spettacolari, nuove, delle pantofole, le maglie tecniche che trovate a maniche lunghe che ho usato per la salita, che trovate in descrizione, fantastiche, anche se inzuppate di sudore non fanno prendere freddo, traspirano perfettamente, si asciugano in un battibaleno. Le calze che ho addosso, spettacolari anche quelle. Non mi resta che salutarvi, invitarvi, se non l'avete fatto, a iscrivervi al canale e mettere un like,
vi saluto, alla prossima, ciao e grazie di avermi seguito.